sotto certi punti di vista la politica oggi è ancora più pervasiva, ma lo è per un motivo molto semplice, perché il resto della società è molto debole, l'economia è debole, quindi un'economia debole chiede l'intervento dello Stato, no? come per sopravvivere, no? Lo chiedono i cittadini, che diventano sempre più meno cittadini peraltro, no? Perché sempre più sudditi col cappello in mano, quindi io non direi che oggi scusa, io non ho dimenticato di dirti all'inizio degli anni 90 c'erano delle imprese italiane che erano tra i brand più importanti del mondo, soprattutto nella moda. Oggi esistono ancora, però noi non abbiamo più negli ultimi 20 anni inventato neanche un'impresa sufficientemente grande che possa essere paragonabile a quello che sono stati i Benetton piuttosto che Prada, eccetera. Quindi comunque non direi che l'economia oggi è più centralizzata, che allora l'economia fosse più centralizzata di adesso. Berlusconi, ma io non è che faccio un discorso, io credo che la responsabilità sia di tutta quanta la classe dirigente e di tutta quanta la società italiana. Berlusconi però non credo francamente che sia entrato in politica questo è il mio giudizio personale, per un qualche forma di preoccupazione per l'interesse comune, diciamo, aveva degli interessi molto precisi che fino ad un certo tempo è riuscito a curare anche abbastanza bene. Persona peraltro di energia straordinaria. Se io penso che alla stessa età di mio padre veramente mi impressiono, perché paragono, mio padre è una persona abbastanza in salute, però voglio dire, Berlusconi è un mostro. Però detto ciò, io non credo che la sua principale preoccupazione fosse il declino dell'Italia, anzi non lo ha neanche mai ammesso. Però non è solo Berlusconi e non è neanche solo le altre forze politiche, perché chiaramente ci sono delle responsabilità molto, molto grosse da parte di tutti. Io credo che l'Italia, semplice per rispondere alla tua domanda, perché probabilmente non era preparata a un mondo molto più largo, molto più grande. È successo un evento che probabilmente è l'inizio della globalizzazione, intesa come apertura esponenziale di mercati, eccetera, eccetera, scambi di persone che poi è stata moltiplicata pesantemente dalle tecnologie, no? Le prime email, i primi cellulari, peraltro, a proposito dico come mi ricordo, cioè il 91 è stato uno degli ultimi anni in cui io negli Stati Uniti ho incontrato mio cugino che teneva questo cellulare che era ancora enorme, e poi dopo sono arrivati, si chiamano TAC, mi pare, in Italia e in Europa. E le email, le prime email, io mi è capitato di scambiare o di mandarle, credo 95-96, quindi questo comunque c'è stata quindi questa globalizzazione frutto di eventi politici come la caduta del muro di Berlino, la fine dell'Unione Sovietica e anche però soprattutto le tecnologie, la grande ondata rispetto alla quale probabilmente l'Italia, anche forte del 92-93, non era già più preparata. Noi ci siamo ritrovati a dover giocare in un campo di gioco che era diventato molto più grande e non avevamo dei maratonetti, avevamo gente abituata a fare degli sprint molto... abbiamo perso, abbiamo cominciato a perdere. Quindi è cambiato la regola del gioco, noi non eravamo abituati a quella cosa lì. Nel 91 il mondo tra virgolette sviluppato, se vuoi, il mondo che non moriva di fame,
materialmente, perché così se uno si faceva un giro, era l'Europa occidentale, nella quale era entrata da relativamente poco la Spagna, ma comunque anche in Spagna, ricordo, e a me la notizia della morte di Falcone mi ha raggiunto a Siviglia, c'era l'esposizione universale, c'erano anche i giochi olimpici, però la Spagna era ancora un paese abbastanza povero, no? E quindi cioè, il benessere era una nozione di 9-10 paesi dell'Europa occidentale, degli Stati Uniti d'America e del Giappone. Punto. E loro e anche il commercio era grandemente tra questi paesi. Cioè noi esportavamo il 90% di quello che esportavamo agli altri paesi europei, agli Stati Uniti, di meno al Giappone, che era un'altra questione che aveva ovviamente un commercio forte con la costa. Quindi il mondo era molto piccolo. In un mondo più largo ci siamo persi completamente. E questo, secondo me, è quello che è successo. Uno. Due, la classe dirigente che dovevamo rinnovare completamente, e questa è stata l'occasione che Tangentopoli ha creato, non l'abbiamo rinnovata. Noi abbiamo preso prima i portaborse di quelli che ci stavano prima. Una volta che sono stati liquidati i partiti tradizionali, essi si sono trasformati in altri partiti magari più piccoli con un nome diverso, e là c'era il portaborse di quello là che ci stava prima. Non faccio nome e cognome, però li trovi tranquillamente, cioè stavo portaborse di Forlani, portaborse e c'è anche non voglio essere offensivo, ma questo qui riguarda anche il PC che poi diventa PDS, eccetera, eccetera, non è che è tanto diverso, quindi sono stati i sostituti di quei signori lì, come si chiama, i ragazzi di quei signori lì, quindi abbiamo perso la grande occasione di fare un rinnovamento di una classe dirigente che è una cosa fatta da decine di migliaia di persone, e invece abbiamo sempre rimandato questi nodi soprattutto fatti di persone, e quindi ci siamo rimpiccioliti sempre di più in un mondo che non capivamo. Questa è la mia spiegazione.